What's up, guys? Sono Macio e benvenuti a This is America. Siamo all'8ª puntata di questo scontro epico tra le migliori ricette made in USA. Si sono affrontati i più grandi piatti della cucina americana. Alcuni hanno avuto la peggio, come la nostra cara bestia Mac and Cheeseburger. Non ce l'hanno fatta ad arrivare fin qua. Ed oggi il campione indiscusso, dopo tante peripezie, è il Grilled Cheese Sandwich. Oggi però lo aspetta una sfida ardua. Se infatti è riuscito a sbarazzarsi senza troppo impegno del ragazzo del sud, il po' boy, la sfida di oggi è contro il re di tutti gli hamburger. Forse uno dei piatti più iconici di tutta la cucina statunitense. Parliamo infatti del Juicy Lucy. Un hamburger ripieno di formaggio e non posso dirvi altro. Se volete sapere come andrà a finire la sfida di oggi, mi raccomando, seguitemi, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e non perdervi neanche uno degli episodi di questo This is America. Prima di andare all'assaggio però, andiamo a vedere come si fa il Juicy Lucy. Juicy Lucy, ragazzi, andiamo a vedere come si prepara una leggenda della cucina stelle e strisce. Vediamo se alla fine della preparazione andrà lo scontro frontale con il nostro campione, il Grilled Cheese Sandwich. Cosa succederà? Sarà uno scontro a base di formaggio, come ben avete capito, perché il Juicy Lucy è proprio questo, un hamburger ripieno di formaggio. Naturalmente anche qui abbiamo aggiunto un paio di skills al nostro Juicy Lucy. Il primo è una maionese piccante al peperoncino. Quindi partiamo buttando dei peperoncini tagliati a fettine in padella. Mettiamo solo un filo d'olio. Voglio però dare un'impronta ancora un po' più marcata alla piccantezza di questo Juicy Lucy, per cui andiamo nell'armadio dei sogni, dove i nostri incubi diventano realtà. Ma sì, facciamo un mix di tabasco e la nostra habanero punch. Qualche goccia di tabasco, che ci darà anche un po' di acidità, e un drop soltanto di salsa habanero. Ragazzi, il Juicy Lucy in realtà è una ricetta che non tutti conoscono, perché è una versione un po' particolare di hamburger. Come abbiamo detto, è ripieno al formaggio, ma ha una struttura, una consistenza, una potenza che un po' mi ricorda il nostro vecchio campione. Il Mac and Cheeseburger sarà imponente, sarà pieno di sé. Lo scontro con il grilled cheese sarà veramente all'ultimo sangue. Diamo solo una saltata ai nostri peperoncini, gli diamo anche una passata di limone. Questo è il primo step per andare a fare la nostra maionese piccante. Quindi prendiamo i peperoncini, li scoliamo leggermente dalla loro acqua. Siamo andati ad intensificare la piccantezza con le nostre salse, a dargli un po' di acidità aggiuntiva con il nostro limone. Mi brucia la faccia, talmente è piccante, ragazzi. Con la nostra maionese ne mettiamo, diciamo, 3 cucchiai e andiamo a mischiare. Schiacciamo anche un po' i peperoncini per rilasciare un po' più di piccantezza anche all'interno della maionese. In questo modo, ma che bella! Il nome stesso dice tutto su quello che sarà il nostro panino, ragazzi. Super juicy, perché l'interno sarà totalmente sciolto e colerà su tutte le nostre mani. Ma aspettiamo di vedere se sarà abbastanza per sconfiggere il nostro campione. Passo numero 2, fare il patty. Prendiamo il macinato, lo dividiamo circa a metà e formiamo 2 palline. Una sarà la base e l'altra sarà, diciamo, il coperchio del nostro burger ripieno. E andiamo ad appiattirlo. Abbiamo steso la nostra metà di patty, dobbiamo creare una piccola depressione qui nella zona centrale del nostro burger, che andrà ad ospitare lui, un formaggio erborinato piccante. Solitamente si usano dei formaggi tipo cheddar dolci. Noi andremo a mettere una doppia dose di formaggio perché vogliamo andare a contrastare il grilled cheese. Stiamo andando contro uno dei mostri sacri della cucina stelle e strisce. Dobbiamo per forza ricorrere alle armi pesanti, per cui formaggio erborinato. Ne mettiamo 2 pezzetti e non so se ci basteranno. Ne aggiungo ancora un po' perché la sfida è davvero pesante, ragazzi. Dobbiamo almeno provarci. Prendiamo la carne avanzata e formiamo il coperchio. Mi raccomando, ragazzi, dovete pressare perché non dobbiamo lasciare all'interno spazi, altrimenti il nostro burger si sfalderà. Il nostro Juicy Lucy ha preso forma ed è pronto ad andare in padella. Usiamo del burro, naturalmente. Anzi, usiamo del burro! Probabilmente ci sarà bisogno anche di una passata
in forno per far sciogliere al meglio il nostro formaggio. Il burro è in temperatura, ragazzi, e vado a mettere il Juicy Lucy, questo mare dorato. Se vogliamo, con un cucchiaio, possiamo già iniziare a prendere del burro. In questa maniera iniziamo anche a cuocere. Non giratelo mai, ragazzi. Andrà girato una sola volta quando andremo a cuocere l'altra faccia. Se state pensando che il nostro Juicy Lucy non possa insidiare il ruolo del nostro campione, ragazzi, state bene attenti perché finora non ha mostrato ancora nulla di quelle che sono le sue capacità. Ci siamo limitati a fare un hamburger ripieno di formaggio. Voi direte, sì, beh, cosa c'è di speciale? Sarà l'incontro di tutti gli ingredienti che poi andremo a unire in un solo panino a mostrare tutto il potenziale di questo Juicy Lucy. Forse sarà in grado di vincere contro il nostro grilled cheese sandwich? Non lo so, però sarà uno scontro veramente duro. Andiamo ad aggiungere un po' di burro quando vediamo che la temperatura si alza troppo. Adesso cuociamo la nostra parte inferiore e poi faremo una passata in forno finale. Una salata e un pizzico di pepe. Tagliettina e andiamo a togliere il nostro burger per fare terminare la cottura al forno. In questo modo il suo cuore sarà completamente sciolto e quando andremo all'assaggio vedrete sfodererà la sua arma finale. Potevamo accontentarci forse della dose di formaggio dentro il nostro Juicy Lucy? Non è abbastanza, ragazzi, per sfidare il grilled cheese sandwich. Non è abbastanza per andare contro uno dei campioni indiscussi di This is America. Per cui ho deciso anche qui di aggiungere un triplo strato extra di formaggio sul nostro burger che andrà a triplicare l'effetto cheesy del nostro Juicy Lucy. E adesso possiamo andare in forno. Siamo alla resa dei conti. È il momento del pane, il luogo di riposo del nostro Juicy Lucy, che naturalmente dobbiamo rendere leggermente croccante, per cui padella bollente. Stonf. Altro punto in comune, ragazzi, con il grilled cheese sandwich, la croccantezza. Qui andremo soltanto a rendere leggermente croccante questo bun. Sarà abbastanza. Wow. Il nostro cheddar si è sciolto e all'interno il nostro formaggio... Ragazzi, siamo pronti ad andare a preparare il nostro Juicy Lucy? Partiamo dalla salsa. La nostra maionese piccante sarà la base sulla quale costruiremo il nostro impero. Primo strato. Poi tocca il burger. Il nostro Juicy Lucy, ragazzi. Non ve l'ho svelato, queste sono cipolle caramellate che poi abbiamo mantecato con del burro e ci daranno una nota super dolce. Le abbiamo cotte a bassa temperatura e poi con una noce di burro, forse anche due, scusatemi se abbiamo esagerato, sono diventate questo oceano stupendo di dolcezza. Per finire, poteva forse mancare, casa! Il nostro bacon. Qui dobbiamo esagerare, ragazzi. 6, 8, 10 fette. Fate quello che il cuore vi dice e non sbaglierete mai. Signore e signori, questo è il Juicy Lucy. Sono mocio. Ragazzi, che dire del nostro Juicy Lucy? È imponente, è grosso, ma è anche bello, è ruffiano, ha tecnica, ha fisico, ha tutto. Però il nostro grilled cheese sandwich è un'icona, con la sua crosta super croccante data dalla maionese. Qui abbiamo invece un bun forse meno rozzo, meno violento, però con le sue forme perfette, con la sua verticalità. Questo Juicy Lucy sfida il cielo e di sicuro sfida il nostro grilled cheese sandwich. Terrà testa al nostro campione? Ragazzi, sta colando tutto nelle mie mani, ma devo andare ad assaggiare, non posso perdere tempo. Mamma mia!
Mamma mia! No ragazzi, questo è peggio che una gomitata dalla terza corda dritta nello stomaco. È piccante, è dolce, è pieno di formaggio ragazzi. Il nostro hamburger però allo stesso tempo è succoso, totalmente juicy. Ci si sporca ragazzi. È un piatto così che ti lascia addosso il suo sapore, ti si pianta nella mente ed è difficile levarselo. L'assaggio mi ha lasciato sconvolto. Da una parte abbiamo il nostro campione, il grilled cheese sandwich, una leggenda, iconico. Forse lo spirito incarna proprio gli Stati Uniti, con il suo carattere forte, duro, forse anche maturo. Abbiamo scoperto tutti i punti di forza del nostro grilled cheese sandwich, partendo dalla dose tripla di formaggio, dalla carne speziata, aromatizzata al barbecue che ci ha fatto girare la testa, ci ha inebriato. Un piatto che ha vissuto tutta la storia degli States, del junk food, ed è stato un punto di riferimento per tanti anni. Dall'altra parte però ragazzi, un panino incredibile, re di tutti gli hamburger. Ha sfidato a faccia aperta un piatto come il grilled cheese senza timore reverenziale. Sì, è vero, però a volte il coraggio non basta per vincere. Qui a This is America. Mi dispiace Juicy Lucy. Ma sei il nuovo campione di This is America! E nel prossimo episodio dovrai scontrarti contro uno dei pesi massimi dei piatti, un contendente che ha nel suo animo un crossover di culture tra messicana e statunitense. Stiamo parlando di una ricetta epica, di un incontro mortale, il California Burrito. Il Juicy Lucy ragazzi va dritto in semifinale. Ci vediamo al prossimo episodio. Voi continuate a seguire This is America, andate a recuperare tutte le puntate che vi siete perse, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi neanche una delle sfide entusiasmanti qui a This is America, cause this is the real thing.